Bentrovati amici di Osi Pontine, ci troviamo nel cuore del Parco Nazionale del Circeo. Esattamente siamo sul promontorio del Circeo. Si definisce promontorio una piccola montagna, in questo caso alta 541 metri, che si affaccia da 3 lati su 4 verso mare. In particolare ci troviamo qui in località Le Crocette. Varie indagini geologiche hanno dimostrato che il promontorio è composto principalmente da rocce calcaree, calcari bianchi, cristallini, dall'aspetto massivo, oppure selciferi, cioè ricche di selce, quindi rocce molto ricche di silice. A volte, intercalati nelle rocce presenti qui sul promontorio, si trovano anche degli animali fossili, principalmente invertebrati marini. Questo dimostra come il promontorio nel Quaternario fosse un'isola, l'antica isola Ea, tanto decantata da Omero nella sua Odissea. E le testimonianze di ciò sono molteplici. Per esempio sono state ritrovate proprio qui sul promontorio delle rocce che ad oggi si trovano solamente a 300 metri nelle profondità del mare. Oppure ne sono testimonianza i solchi marini fossili o in generale l'erosione marina. Guardandola da sud, il promontorio appare proprio come un'isola, l'antica isola Ea, mentre se procediamo venendo da nord possiamo accostare il profilo del promontorio al profilo di una donna sdraiata che la leggenda vuole essere la maga Circe, rimasta pietrificata in seguito al dolore per il mancato amore, appunto non corrisposto, del suo amato Ulisse. Da questo punto, qui alle mie spalle, si osserva uno scorcio meraviglioso di quella che è una parte dell'Agropontino. Si può vedere bene come il comune di San Felice Circeo sia strutturato dal lato verso il basso con la parte pianeggiante e poi qui dove siamo noi con il promontorio. In lontananza, in questa panoramica, quel gruppo montuoso che vediamo sullo sfondo inizia con i Monti Lepini verso nord e prosegue poi col vulcano laziale, coi castelli romani nella parte più settentrionale. Verso sud, invece, prima i Monti Ausoni e poi i Monti Aurunci chiudono verso meridione l'Appennino laziale. Nascosto dalla vegetazione, qui dietro di me sporge come una spina dal promontorio la località Monticchio. Pensate che questa zona, completamente tutto l'Agropontino quindi, fino agli anni 30, prima della bonifica integrale d'epoca mussoliniana, era un'area poco popolata, malsana, appunto paludosa, poco popolata dall'uomo, ma molto ricca di una vita vegetale e animale unica. Le zone non paludose, quelle quindi in cui non c'erano stagni e paludi, riuscivano ad essere ricche di vegetazione, di foreste. Vi erano infatti delle selve molto intricate, di cui la tradizione ricorda la selva del Circeo, ma anche la selva di Terracina e la selva di Cisterna, fino alle porte di Roma. In realtà oggi la foresta planiziera del Circeo, inclusa nel Parco Nazionale, è estesa circa 3.260 ettari, ma dovete pensare che fino all'inizio del secolo scorso era 4 volte più estesa, raggiungeva infatti una superficie di circa 11.000 ettari e proseguiva con soluzione di continuità dal Circeo fino alle porte di Terracina.
Da questa piattaforma per il tiro al piattello, ormai dismessa dagli anni '80, è possibile scorgere uno dei versanti del promontorio, che precipita poi bruscamente verso mare con un salto di qualche centinaio di metri. Il promontorio del Circeo è suddiviso in 4 parti, chiamati appunto quarti. Un quarto è rappresentato dal quarto cittadino, dove è situata la cittadina di San Felice Circeo. I restanti quarti si differenziano a seconda dell'esposizione al sole. C'è quarto freddo, che è il versante più settentrionale, esposto a nord, quarto caldo, che è il versante esposto a sud, e poi c'è quarto intermedio, o quarto temperato, che si trova appunto tra i 2 quarti precedenti. Quarto freddo, quello esposto a nord, presenta una vegetazione denominata a macchia alta, ovvero la tipica foresta sempreverde mediterranea, con specie essenzialmente costituite da leccio, carpino nero e orniello. Il quarto caldo invece, che è il versante esposto a meridione, è costituito principalmente da macchia bassa, ovvero costituita da quelle piante che sono adattate ad ambienti, si dice, xerici, cioè abituati a climi aridi, e pertanto risulta essere costituita principalmente da ampelodesma, associata a piante di tipo aromatico, come il mirto, il rosmarino, il timo e l'elicriso, che sono tutte piante che durante la loro stagione di fioritura riescono ad emanare delle forti fragranze e dei forti odori nell'aria. Tali piante tendono a mettere i fiori e i frutti un po' prima e un po' dopo l'estate, proprio per evitare l'essiccamento e quindi evitare inutili sprechi di energia. Oltre ad essere presenti qui, nel Parco Nazionale del Circeo, ma in particolar modo sul promontorio, delle specie endemiche, cioè piante che non si trovano in nessun'altra parte del mondo al di fuori di qui, è molto comune la palma nana, che è l'unica specie di palma spontanea in Italia. Tale palma, che raggiunge un'altezza di circa 2 metri, presenta una fortissima resistenza alla salsedine e allo spray marino e inoltre è testimone di epoche passate, è infatti relitto di epoche più calde, poiché si è sviluppata appunto alla fine dell'epoca terziaria, mentre durante il Quaternario, col susseguirsi delle glaciazioni, ha ridotto notevolmente il suo areale di diffusione. Addentrandosi un pochettino nella foresta del Parco Nazionale del Circeo, esattamente sul promontorio, in località Le Crocette, possiamo scorgere tra la vegetazione i resti di quelle che sono chiamate mura ciclopiche. Vediamo di capire insieme all'ingegnere Giulio Matacchioni esattamente di cosa si tratta. Allora Giulio, quando parliamo di mura ciclopiche, cosa intendiamo? Sì, per mura ciclopiche intendiamo questa grande cinta muraria formata da blocchi poligonali, per l'appunto si chiama anche opera poligonale, i quali sono formati appunto da blocchi molto grandi, squadrati e giustapposti senza calce, con dei massi più piccoli inseriti tra gli spazi vuoti. Nel particolare questa cinta ha una forma pressoché quadrilatera, in maniera però irregolare, è lunga oltre 650 metri e racchiude al suo interno un'area di 2 ettari ricoperta da una foltissima vegetazione di tipo mediterranea. E ciò che è curioso è proprio la denominazione. Infatti si parla sia di opera ciclopica o pelasgica. Nel primo caso il termine deriva dalle credenze popolari che credevano che proprio per la dimensione importantissima di questi blocchi, che pensa che sono anche 2 metri nelle 3 dimensioni, immagina nel peso, li avessero portati proprio i ciclopi fin qua sopra e montato questo tipo di muro. Invece il termine pelasgico fa riferimento a quanto già scrive Erodoto e quanto poi riportano geografi come Strabone, riguardante questa antichissima e misteriosa popolazione dei pelasgi che abitava nel mare Egeo, i quali solevano proprio realizzare delle cinte murarie molto simili. Se ne ritrovano infatti esempi ad Argo, Tirinto e addirittura a Micene.
qui nel Lazio Vetus è importante dire che lo stesso tipo di mura si ritrova sia a Nord Bacori che nella vicinissima Terracina. A che risalgono queste strutture? Qual era la loro utilità? Diciamo, a cosa servivano? Beh, l'epoca è un po' difficile capirlo perché ci sono fondamentalmente due teorie. La prima ritiene che sia stata opera di popolazioni latine o addirittura volsche e quindi la daterebbe intorno al VI secolo a.C. La seconda teoria ritiene invece che siano stati i romani a edificarla e che parleremo quindi dell'inizio del IV secolo a.C. Riguardo l'uso, certamente non è un terrapieno, di conseguenza è sicuramente un'opera di carattere militare. Infatti questa cinta muraria arrivava fino a 6 metri, anzi anche oltre probabilmente, e serviva da un lato a contenere le persone che stavano dentro e a difenderle dai nemici esterni. Dall'altro, dalla posizione perfetta geografica che abbiamo qui, che possiamo avvistare sia il mare che la terraferma, serviva appunto a difendere l'intero abitato di Circei. Vediamo qui dei blocchi monolitici, ma questi sono, diciamo, i resti, cioè ciò che rimane dell'antica struttura originaria? Sì, ciò che rimane sia dell'antica cinta che, come ho detto prima, cingeva tutto il poligono, ma sia in realtà di un sistema difensivo molto più ampio. Pensa che vi erano addirittura 3 cinte murarie. Questa che noi vediamo adesso è la prima, che serviva esclusivamente a difendere l'Arce. Ve n'è una seconda che arrivava fino al paese e che praticamente proteggeva anche il paese, e infine una terza che è visibile attualmente una piccola porzione nei pressi di Guardia Orlando, e quindi creava un sistema difensivo molto più ampio. Ma in realtà se tu pensi che anche il picco di Circe era anche una postazione difensiva oltre che il basamento del tempio, quindi ti rendi conto anche dell'importanza che aveva Circei soprattutto durante le guerre puniche, visto che avvistava il mare. Quindi, in definitiva, nonostante le spiegazioni storiche su chi abbia costruito queste mura ciclopiche e come lo abbia fatto si basino su ipotesi abbastanza accertate, resta in dubbio il fatto che tali mura ciclopiche, e qui realtà e leggenda si scontrano, sono avvolte da un alone di mistero, continua ad essere avvolte da un alone quasi mitologico. Ringraziamo Giulio Matacchioni. Scendendo dall'Acropoli ci affacciamo sull'altro versante del promontorio, quello che si affaccia a nord, il Quarto Freddo. Sullo sfondo è possibile vedere i laghi del Parco del Circeo, che sarebbe meglio definire stagni costieri. Questo perché questi 4 laghi, che sono in ordine: il primo il lago di Paola, il più grande, che arriva fino alla città di Sabaudia, poi il lago di Caprolace, il lago dei Monaci e infine il lago di Fogliano, che chiude i confini del parco nella località Capoportiere, sono degli stagni per l'appunto proprio perché hanno una salinità intermedia a metà tra l'acqua salata del mare e l'acqua dolce dei normali laghi e fiumi. Questo perché questi laghi sono il risultato delle glaciazioni di epoche passate. Infatti, la continua formazione e scioglimento dei ghiacci durante il Quaternario ha causato l'avanzamento e l'arretramento dei fiumi che dalle montagne qui vicino scendevano verso mare. Successivamente, la formazione della duna costiera, che ancora oggi è presente e che per ben 20 km arriva appunto fino alla località Capoportiere, ha sbarrato le foci dei fiumi e ha causato un ristagnamento degli stessi, e pertanto si è arrivati alla formazione di questi stagni costieri. Nascosta tra la vegetazione, ai piedi del promontorio, sempre in località Quarto Freddo, c'è Torre Paola, costruita all'inizio del Cinquecento per volere di Papa Pio IV e che è andata a completare un sistema difensivo di avvistamento dei pirati saraceni che arrivava fino alle porte di Anzio, passando per Tor Caldara e Tor San Lorenzo.
Qui dietro di me, nascosta tra la vegetazione, c'è invece una sughereta molto bella di circa 90 ettari, appunto un bosco composto da querce da sughero, che è stato riconosciuto come SIC, cioè come sito di importanza comunitaria, quindi è protetto e difeso anche a livello europeo. La sughera qui riesce a crescere proprio per l'umidità dell'aria, per il microclima, diciamo così, e anche perché riesce ad essere protetto da questo, che è una piccola ma così importante montagna, appunto il promontorio del Circeo.